Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi vi preparo un dolce marocchino buono, facile, si prepara all'occasione di Ramadan. Sono dolci che si friggono e dopo si mettono nel miele. Spero che vi piacciono. Allora, per gli ingredienti mi serve 600 grammi di farina 2 zeri, mi serve un... Ehi, 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 ehi. Allora, per gli ingredienti mi serve 600 grammi di farina 2 zeri, un pochino di sale, un cucchiaino di cannella, un cucchiaio di anici, un cucchiaio di lievito di dolce, 2 cucchiai di acqua di rose, c'ho 150 ml di burro asciolto e olio. Tutti questi ingredienti lo raccoglio con latte. Per latte c'ho 300 ml e vediamo alla fine quanto rimane di questa quantità perché dipende dalla farina si sorbe di più o di meno. Adesso ho raccolto tutto l'impasto, lavorato un pochino, non tanto senza lavorarlo perché li metto dopo nella busta e lascio per riposare mezz'oretta. Per latte è questo che è rimasto. Dopo mezz'ora l'impasto diventa più morbido, lo lavoro un pochino adesso, vedete? Adesso ho fatto l'impasto a una forma di bastoncino e li diviso a pezzetti piccoli, uguali. Adesso metto le pezze a forma di pallini, a questo modo come vedete. Io ho fatto 60 grammi al pezzo, potete usare la bilancia, così mettete tutte le misure uguali. Poi dipende dalla la padella, per me la padella ce l'ho un pochino grande, per questo ho messo 60, potete mettere anche 40 se la padella è piccola. Allora finisco tutta la quantità a questo modo, come vedete, e dopo le lascio per riposare. Adesso le metto in un piatto e li copro con una pellicola. Li copro per bene così non si seccano con l'aria e li lascio riposare per mezz'ora. Dopo torniamo per stenderli. Allora, dopo mezz'ora adesso passiamo per stendere i pallini. Usando la fecola o l'amido, le stero a questo modo come vedete, 3 alla volta, così risparmiare un pochino di tempo. Allora le stendo a una misura uguale,
usando una volta la fecola, dopo li metto tutti e tre alla volta, così, in questo modo, e li stendo un'altra volta fino a che arrivo alla misura che mi serve, la misura della padella. Ogni volta li controllo si attaccano o no, metto la fecola, metto quella piccola in mezzo e finisco a stenderli. Controlliamo un'altra volta. Metto un pochino di amido, non tanto, e quasi sono pronte. Metto un pochino di più e le apro. Adesso li vedete come sono fini, sottili e si vedono le denti da sotto. Ecco, guardate quanto sono sottili. Adesso metto i fogli in un piatto e li copro con un tovagliolino. Poi finisco gli altri. Allora finisco tutta la quantità che ce l'ho, come vedete, a questo modo. Quindi vi lascio con le foto, vi spiegano la maniera per bene. Allora, prima di mettere le foglie nella padella, devi scaldarla su una fiamma alta, dopo metto la fiamma bassissima, prima di mettere il foglio. Allora, le nostre foglie non devono arrivare alla cottura. Io qua solo asciugarli, come vedete, a questo modo. Subito la giro all'altro lato. Ecco. Allora, come vedete, quando l'asciugo, le metto su un tovagliolino e lo copro con una plastica. Adesso le nostre foglie sono pronte, come vedete. Quindi mi serve una colla per collare le foglie. La preparo con un cucchiaio di farina e un pochino di acqua. E dopo prendo le foglie, per me prendo due, mi bastano due, o se volete anche tre, non c'è problema. Allora metto le foglie una sopra l'altra e comincio a piegare a questo modo. Quando arrivo alla metà metto l'impasto, la colla sui margini e l'attacco per bene. Allora, penso che il lavoro è chiaro, quindi finisco tutte le foglie che ce l'ho
della stessa maniera e dopo vediamo che succede a questi fogli. Adesso siamo arrivati alla fase di il taglio dei nostri fogli col forbici, come vedete. Adesso, quando l'ho finiti tutti, facciamo un controllo per i pezzi che sono aperti. La chiudiamo un'altra volta con la colla, a questo modo, così non si aprono quanto si friggono. Ecco, già sono cominciato a friggere i nostri dolcini. Ho messo l'olio fino a che scaldata su una fiamma media. Dopo metto le dolcini piano piano, a questo modo, e li lascio questa volta fino a cottura. La giro ogni volta e dopo, quando prendono colori, la tolgo, però il colore deve essere chiaro, non lasciamo fino a che scurano, e le tolgo, dopo li metto nel miele. Adesso basso anche la fiamma un pochino alta. Il nostro dolce è pronto, facile, semplice, buono, bellissimo. Spero che vi piace e spero che la provate. Spero anche se mettete un like sotto al video. Il nostro video è finito. Se ti è piaciuto, aspetto il vostro like e i vostri commenti, magari condividitelo con gli amici, e se sei stato la prima volta che vedi Leonessa Show, vi invito a iscrivervi e attivare il campanello, così arrivano tutte le notifiche. Vi saluto, ci vediamo alla prossima.